Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo della Tarn Racing, azienda statunitense che propone due volanti, l'R305 e l'R320, caratterizzati da una forma aperta nella regione superiore e da impugnature in gomma proprietaria, polimero che è stato recentemente rivisitato per renderlo più soffice e confortevole rispetto alle passate release. Entrambi i volanti sono caratterizzati da 6 fori con interasse da 70 mm, il che li rende compatibili con la maggior parte delle button plate presenti sul mercato, insieme a specifiche scelte di design come ad esempio delle razze molto sottili ed una forma tondeggiante nella parte inferiore che vanno a massimizzare in questo caso la compatibilità. L'R305 e l'R320 differiscono principalmente per il diametro più ampio nell'R320 e per alcune piccole peculiarità costruttive che analizzeremo nel corso della recensione. Entrambe le versioni sono proposte sul mercato a 149 euro più spedizioni. Nella comunità europea bisogna aggiungere i dazi doganali, considerate che nel mio caso per entrambi i modelli il costo si è aggirato intorno ai 25-30 euro. Ringrazio Zacca di Tarn Racing per avermi dato la possibilità di portare entrambi i volanti sul canale. Iniziamo quindi la recensione ed andiamo a dare uno sguardo nel dettaglio all'R305 e all'R320 di Tarn Racing. Inizierei la recensione analizzando le specifiche di fabbrica di entrambi i volanti. Parliamo per l'R305 di un diametro da 305 mm ed un peso complessivo che si aggira intorno ai 515 grammi. L'R320 invece è più ampio con un diametro da 320 mm ed un peso leggermente superiore che sfiora i 540 grammi. Entrambi i volanti sono caratterizzati dagli stessi materiali e dalla medesima qualità costruttiva. Abbiamo una piastra centrale a 3 razze realizzata in alluminio da 5 mm con finitura spazzolata. Il design delle razze è molto spiovente per quanto riguarda le laterali e soprattutto sono molto sottili, molto rastremati, in modo tale da lasciare lo spazio alle più comuni button plate presenti sul mercato. Anche la forma dell'ovale nella parte inferiore è molto stondata in modo tale da dare ampio respiro anche alle button plate più profonde. Nel mio caso l'ho adattato senza problemi per quanto riguarda l'R305 al SimCube Taco. Per quanto riguarda invece l'R320 è montato senza problemi su un BB Ultra di Sim Racing Bay. Al centro della piastra troviamo invece il logo Tarn Racing realizzato in basso rilievo, molto bello dal punto di vista estetico. È stata fresata infatti la superficie dell'alluminio ed è stata fatta colare della vernice gialla al suo interno e il risultato dal punto di vista estetico è molto piacevole. La piastra anteriore può essere inoltre personalizzata in maniera molto simpatica mediante degli specifici adesivi. Vengono prodotti da Tarn sia per l'R320 che per l'R305 che vanno a dare un tocco di personalità al frontale di questi due volanti. Parlando sempre di piastra anteriore, analizziamo la prima differenza tra l'R320 e l'R305. Quest'ultimo è caratterizzato da una piastra con design così definito Dish Zero, in cui la piastra è completamente piatta e l'asse di fissaggio è sullo stesso piano di quello delle impugnature. L'R320 ha invece un design così definito Dish 10, in cui le impugnature sono di 10 mm più avanti rispetto all'asse di fissaggio. Questo allontana anche le impugnature rispetto ai pulsanti e rispetto agli shifter e dà alla piastra anteriore una forma leggermente concava. Veniamo adesso al polimero con cui sono realizzate le impugnature sia dell'R320 che dell'R305, identiche dal punto di vista della finitura superficiale ma anche della consistenza. Il polimero è stato recentemente rivisto rendendolo più morbido, più confortevole rispetto al passato. Parliamo di una durezza di circa 50 shore che rende queste impugnature abbastanza soffici e abbastanza comprimibili, probabilmente tra quelle che ho provato le più morbide. Questo dà un comfort elevato in tutte quante le condizioni, sia con i guanti che senza, e anche dal punto di vista anatomico si sposa molto bene secondo me con l'anatomia delle mani. Abbiamo infatti un incavo nella parte dedicata al pollice e una maggiore diametro nella parte invece che accoglie le mani, in modo tale da massimizzare la presa. Parlando sempre di impugnature, bisogna sottolineare una piccola differenza tra l'R320 e l'R305. L'R320 infatti ha delle impugnature con un diametro leggermente superiore, parliamo di 38,5 mm per l'R320 e 37,5 mm per quanto riguarda invece l'R305. Un diametro in entrambi i casi
abbastanza buono. Io ho delle mani medio-grandi che si sposano in maniera molto buona con entrambi i volanti, anche se personalmente preferisco un diametro leggermente superiore. Per quanto riguarda invece la finitura superficiale di questo polimero, è molto diversa rispetto ai competitor, ha infatti una finitura opaca che al tatto è molto piacevole e dà quasi l'idea di avere tra le mani un volante in pelle scamosciata o in alcantara. Questa finitura superficiale ruvida che caratterizza l'R320 e l'R305 dal punto di vista del grip regala delle buone sensazioni sia con l'utilizzo con i guanti sia per quello senza guanti. Non ha un feeling molto sticky, molto appiccicoso come succede invece con le impugnature realizzate in gomma siliconica, ma mantiene comunque un ottimo grip in tutte le situazioni. Siamo arrivati al termine di questa recensione e vediamo di tirare insieme le somme sull'R320 e l'R305 prodotti da Tarn Racing, due volanti caratterizzati da una forma aperta nella regione superiore molto in voga nell'ultimo periodo, che sono caratterizzati da un'ottima qualità costruttiva. La piastra centrale ha un'ottima rigidità torsionale ed è esente da qualsiasi tipo di flessione, può essere utilizzata tranquillamente anche sui volanti con coppia elevata. Entrambi condividono la stessa impugnatura, che è molto particolare dal punto di vista del touch and feel, perché è soffice dal punto di vista della compressibilità, ma è anche ruvida a tal punto da sembrare quasi un volante realizzato in tessuto. Il grip è su buoni livelli sia per quanto riguarda l'utilizzo con i guanti sia per quello senza guanti, e non è appiccicoso come altre impugnature presenti invece sul mercato. Per quanto riguarda invece la scelta tra l'R320 e l'R305, questa deve essere fatta in base alle vostre preferenze. Io di solito consiglio dei diametri leggermente superiori come l'R320 per quanto riguarda le vetture GT. Questo va a cambiare leggermente anche il feeling offerto dal nostro motore, che è leggermente più morbido, leggermente più smooth rispetto invece a diametri più ridotti come può essere invece l'R305, che consiglio invece di utilizzare su vetture formula o prototipi, perché regala un feeling leggermente più diretto, leggermente più rapido e con un feedback anche del motore più nitido, più crispy. Entrambi i volanti si adattano perfettamente a tantissime button plate presenti sul mercato. Come detto, l'ho adattato con successo ad un Simucube Taco e ad un BB Ultra prodotto da Sim Racing Bay, ma si possono adattare tranquillamente anche ad altri volanti come ad esempio il Podium replica Porsche prodotto da Fanatec, che ha una button plate molto profonda che però viene accolta in maniera perfetta dalla forma stondata di questo R320 ma anche dell'R305, con delle razze molto sottili che come detto accolgono tantissime button plate in commercio. Ringrazio ancora Zach di Tarn per la recensione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo in un prossimo video e anche per oggi vi auguro buona giornata.